Ciao amici del bosco, questo è il video dell'orto di luglio. Avrei voluto farvi vedere un sacco di belli ortaggi, ci sono, ma ci sono anche molti danni, quelli del cinghiale. Allora mi trovo il cinghiale infuriato davanti, Siete pronti? Magari c'è un capriolo stavolta. Eccolo, cazzo. Eccolo. Vieni, ti faccio vedere, il cinghiale è tornato stanotte. C'erano meno sistemi per tenerlo lontano e lui è tornato subito. Tutte quelle che stavano qua, le piante sono tutte andate. Stavolta è andato nell'orto principale. Ha rovinato tutta l'aiuola dei fagioli, da cima a fondo è tutto lavorato dal cinghiale. Le cipolle per ora non le ha toccate, forse ne ha tolta una, ma ci ha messo solo il piede. Mannaggia pescio. Eccolo là. Lo zoom. Guarda. È successo che qui al bosco di Ogigia ha cominciato a farci visita un cinghiale. Un giorno, anzi una mattina, abbiamo trovato qualche piccolo danno qua e là. Nel pomeriggio, erano le 4, pieno giorno, sono venuta a dare un'occhiata e ho trovato proprio il cinghiale. Ci sono dei video che ho fatto dove cerco di scacciarlo e non se ne vuole neppure andare. Ed è arrivato fino al mais, stesso tipo di danno anche qua. Anche qui ci sono i fagioli, probabilmente gli piacciono i fagioli in particolare. Non è la prima volta che dei cinghiali visitano il bosco di Ogigia, avevamo ripreso delle immagini notturne, ma non avevano mai fatto veramente dei danni, insomma, avevano giusto annusato quella. Stavolta invece i danni sono importanti. Vorrei riparare il danno, ma non è facile. Intanto ieri aveva piovuto, quindi la terra era bagnata e ha compattato tutto. Qui la terra non è facile da smuovere. Le piante sono parzialmente scalzate, ma non del tutto. Ha spostato anche l'impianto di irrigazione. Il primo grosso attacco ce l'ha avuto sulla Jugelkultur, proprio quella che avevo preparato quest'anno, che era piena di ortaggi che stavano venendo benissimo, è stata devastata per i 2/3. L'ho un po' risistemata, ho messo alcuni deterrenti all'arrivo del cinghiale, ma poi ho avuto una nuova brutta sorpresa. La nuova visita è nell'orto principale, quello con i filari lunghi. Questa volta la parte devastata, gravemente devastata, sono i fagioli, anche se qua e là ci sono altre buche e altri problemi creati. Quindi sono molto preoccupata che adesso possa tornare ancora e man mano scoprire parti nuove dell'orto e fare grossi danni. So che purtroppo i cinghiali sono molto diffusi e i danni ne fanno tanti, ne fanno anche nei vostri orti, mi avete scritto, mi avete raccontato alcune vostre esperienze, per non parlare di quello che fanno nell'agricoltura più estensiva in piena campagna. Comunque qua sono arrivati in pieno paese, non hanno paura praticamente di niente, quindi possono raggiungere anche il più piccolo e semplice orto familiare vicino alle case. I primi interventi che ho fatto per tenerlo lontano sono abbastanza semplici, li potete applicare tutti anche in via preventiva. Far credere al cinghiale che qualcuno è presente, quindi può funzionare una radio accesa di notte, delle luci lampeggianti e un deterrente interessante, la polvere di peperoncino, quindi qualcosa di molto semplice da reperire che potrebbe spaventare il cinghiale, perché lui annusa e si muove appunto con il naso nella terra, se sente l'odore di peperoncino, se lo respira, poi un problema alle sue mucose. Adesso sto pensando ad un sistema più duraturo per difendere il mio orto, che è un recinto elettrificato. Ne riparleremo, lo stiamo progettando. Il cinghiale scava e quindi spesso possiamo ritrovare le nostre piantine non danneggiate, non veramente mangiate, ma tirate fuori, quindi con le radici esposte. Quindi quando il cinghiale passa non tutto è perduto, si può tentare di rimettere un po' a posto le cose. Io alcune piante sono riuscita a salvarle, non è semplice, ma insomma bisogna reinterrarle perché il cinghiale semplicemente le ha tirate fuori. Nei racconti del bosco di Ogigia c'è anche questo, ci sono momenti meno felici, problemi, ve li raccontiamo perché credo sia importante uno scambio e che le nostre esperienze possano essere utili anche agli altri, come le vostre sono sempre importanti per noi. Mettete un bel like di incoraggiamento perché vogliamo andare avanti. Per fortuna la maggior parte dell'orto sta ancora bene, la mia bella linea di cucurbitacee con le 3 sorelle è stata appena visitata. Mais, zucca e fagioli.
i cetrioli crescono bene, ho tanti zucchini, i meloni sono già grandi, i cocomeri stanno crescendo adesso, le 3 sorelle si stanno integrando molto bene, ho delle belle zucche. Guarda un piccolo cocomero! Molto bella anche la fila delle cipolle, per fortuna il cinghiale non ha ancora fatto danni lì, anche se è passato vicino, sono molto preoccupata perché ancora ci vuole un po' alla maturazione completa. L'aglione l'ho già raccolto e quello sta benissimo, già messo al sicuro. Questo sì che è bello! Super aglione della Val di Chiana. Più grande dell'altro, è gigante. Questo è il mio raccolto di aglione, adesso lo faccio asciugare perché si conservi per qualche mese. L'aglione non resta molto tempo fuori terra, adesso si consuma, ad ottobre già dobbiamo rimetterlo. Ecco un bel lavoretto da fare a luglio, prendiamoci cura delle melanzane, le uniche superstiti dal cinghiale. Questa è una pianta molto bella, però ha un sacco di ramificazioni e invece, come per i pomodori, le femminelle vanno tolte. Allora adesso le toglierò dove è possibile, dove sono troppo grandi le lascio stare. Diciamo, nelle intersezioni tra le foglie e il fusto principale tendono a formarsi nuovi abbozzi di ramo e noi li togliamo. Ogni fiore è una potenziale melanzana e sarebbero veramente troppe per una pianta sola. Questa operazione si fa per avere dei frutti migliori, più grandi, perché la pianta non riesce a nutrire 1000 melanzane diverse, ha necessità di farne crescere poche ma buone. Altro raccolto abbondante del momento è la frutta, in questo periodo soprattutto susine di diverse qualità. E dopo le delusioni mi consolo con queste belle susine che sono molto buone, la goccia d'oro, la susina Shiro. Il piccolo albicocco ha fatto il suo primo frutto. Wow. E adesso un aggiornamento dall'impianto acquaponico. Ci sono sempre le mie bellissime tinche e ora faccio una coibentazione per proteggere l'acqua dall'eccesso di caldo con un materiale di riciclo. Ecco il materiale isolante, la lana, ecco qua, pecora appena tosata. Un materiale perfettamente isolante sia dal caldo che dal freddo. Adesso devo solo trovare il modo di inserirlo qua e avrò finalmente trovato il cappotto perfetto. Questo materiale profuma decisamente di pecora, non so se avete presente il profumo della pecora. Lo sto facendo per evitare che l'acqua qua all'interno si scaldi troppo d'estate e anche si raffreddi troppo d'inverno, in modo che le tinche abbiano temperature buone per la loro esistenza. Riassunto della situazione del nostro impianto acquaponico: le tinche stanno bene e si sono anche riprodotte. Se volete capire come funziona tutto questo impianto abbiamo dei video appositi. Comunque sono 4 vasche, nella prima ci stanno pesci, 2 vasche sono di depurazione e la terza serve per rimettere l'acqua attraverso una pompa nella vasca principale una volta che è stata depurata. Il tutto funziona con energia autoprodotta e principi fisici, infatti l'acqua va per caduta in tutte le vasche, c'è una pompa soltanto che è alimentata con un pannello solare. La battaglia di resistenza contro i danni del cinghiale va avanti, io spero tanto che decida di andare da un'altra parte, ma comunque io continuerò adesso a cercare i deterrenti, faremo un video apposta, vi racconterò come procede questa storia. Grazie di aver visto il video e ci vediamo presto, ciao! Che la radice sia bianca, che la zolla sia nera, che insieme siano couscous, che l'agrario dice il vero, dipende, e che siamo di passaggio come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore come alberi nel bosco.